Li riconosci questi posti? Secondo me no. Solo chi ci vive li riconosce. Eppure, questo è il punto più discusso e deriso che divide l'Italia, politicamente da un ventennio e territorialmente da sempre. Pensa che anche Ulisse passò di qui. È lo stretto di Messina, 3 km di mare dividono la terraferma dall'isola, 3 km di mare che tutto il mondo conosce. Un punto di connessione tra due mari, dove l'acqua ribolle e la corrente è sempre diversa, dove se la natura riesce a coesistere perfettamente nello stretto, chissà perché tutta questa obiezione verso di un ponte. Abbiamo connesso il mondo con internet, puoi avere una connessione in mezzo al mare o nel deserto grazie a Starlink, ed ora non connettiamo l'Italia con la Sicilia? Follia! Questa storia non parla né di politica né di complotti, né di massoneria che comandano il mondo, criminali che esistono per davvero. Ma se hai visto il video precedente, sai che questa mattina mi sono risvegliato a Scilla, davanti all'ingresso dello stretto di Messina, dove si narra che anche Ulisse passò di lì. Sì, sempre Ulisse, ricordalo, ti verrà utile più avanti. Ed insieme ai miei compagni di avventura stiamo per salutare con stile il Mar Tirreno per entrare nel Mar Ionio. Bello lo Ionio, ma lo Ionio quando si incazza non scherza. Visto che roba? No, non siamo noi, non è neanche Schettino, o perlomeno potremmo esserlo se ascolterai questa storia fino alla fine. Con questo particolare vi sto spoilerando qualcosa, ve lo dico. Ma torniamo indietro un attimo, dello yacht andato a picco ne parleremo dopo. L'ingresso nello stretto è previsto intorno alle 9 ed ho ancora 2 ore prima di iniziare il mio turno al timone. Ivo, da comandante navigato, è rimasto sveglio di fianco a me per tutta la notte. Non lo so, ho quella sensazione che lui non si fidi delle mie abilità marinaresche, sempre lì seduto a braccia conserte, dietro il solito timone. Non lo so, non vorrei pensare male, ma pensiamolo in questo modo, forse quella storiella del sonno che scompare con l'età potrebbe essere vera. Ma andiamo avanti con il racconto. Fortunatamente c'è un magnifico sole che scalda l'aria, perché ieri notte ha fatto un freddo della Madonna. Ma com'era quella cosa lì? Più si scende verso sud e più dovrebbe far caldo, giusto? Cazzate. Da bravi lupi di mare abbiamo controllato sul sito dello stretto la direzione della corrente e la sua velocità, ed anche se a te non frega niente, ricordati di questo particolare delle correnti quando attraverserai sul SUP questo tratto di mare davanti alla tipa che ti piace. Così eviterai di far figuracce. Ricordalo perché a conti fatti noi avremo 3 nodi di velocità in più rispetto agli 8 di adesso e raggiungeremo l'ebbrezza dei 21 km/h. Praticamente mia nonna in bicicletta va più veloce, ma mia nonna non pesa 13 tonnellate e soprattutto non ha gran parte del suo peso immerso sott'acqua. E per tornare al consiglio di prima, quello del SUP, ricordati che al centro dello stretto ci sono delle corsie di separazione del traffico delle grandi navi. Le trovi sulle carte nautiche e se ti farei trovare lì in mezzo, finirai tritato dalle loro enormi eliche e dai pattini degli eliscafi. Quelli neanche ti vedono e se ti dovesse andar bene, potrebbe ripescarti un peschereccio e venderti a trancio al mercato del pesce di Messina. Mi voglio proprio godere questo passaggio. Fisso la mia Insta360 a prua e poi con calma monti i filmati in post-produzione. Magari Insta, se stai guardando questo video, una bella sponsorizzazione sarebbe ben accolta. Tante sono le imbarcazioni affondate in questo tratto di mare, a tal punto da ritrovarlo scritto anche nell'Odissea. Rendiamoci conto che per avvisare le generazioni future lo hanno scritto in un'opera dicendo: occhio che con le bagnarole che abbiamo oggi si cola a picco che è un piacere. Vedete che dovete fare? Lo so che Omero non utilizzò queste parole, comunque disse questo. Ascoltate, gente. Perseguitato dalle ire del dio del mare Poseidone, Ulisse riesce a scampare miracolosamente all'ennesimo naufragio e a raggiungere la riva di un'isola dove si accascia stremato. Qui viene soccorso dalla figlia del re dell'isola, Nausicaa, che superata l'iniziale diffidenza si prodiga che il misero uomo venga accudito, sistemato e condotto a palazzo. Sulla qualità del filmato ci sarebbe molto da ridire, e pensa che l'intelligenza artificiale che ha creato questo pessimo video voleva anche i soldi per togliere il suo logo. Che poi cosa c'entrano una nave container ed il Colosseo con Ulisse? Ma almeno Ulisse è stato salvato dalla bellissima Nausicaa. Io, se mi giro, vedo quei due. Andiamo a far gasolio, dai. Un attore. Eccolo qua l'attore. Un attore. Quanto fa da essere qua? 12. No, ma sai qual è la cosa? Ora ti spiego. Allora, sta aumentando da un mese e mezzo. Allora, quando il petrolio costava $120 a barile, il gasolio era 2,10 euro come ora. Non assecondarlo, non assecondarlo! Perché ci devono fottere più soldi le compagnie petrolifere. Figli di puttana, ma i miliardi. Eccolo qua. Stanno venendo miliardi senza venderti niente. No! Io oggi sai che sentivo la radio, una cosa. Allora, hanno fatto un algoritmo su Ryanair
che lui vede, in base pure al telefono che ti collega, Ah. se sei un benestante, se hai l'iPhone, se hai il Sanno Samsung, tutto. se hai l'Oppo, e ti aumenta il prezzo in automatico, appena clicchi e vedi che clicchi con l'iPhone ti cambia il prezzo del biglietto. Certo che se è vero il detto che ogni marinaio ha una donna in ogni porto, posso dire di aver sfatato questo mito, ma di aver trovato un nuovo amico, il benzinaio calabro. Un tizio un po' svitato che senza dubbio 2 domande se le fa. E nel suo tanto parlare neanche mi ha detto come si chiama, ma questo adesso poco conta. E nel dispiacere del distacco ripartiamo spediti a Vele Spiegate, direzione Otranto, tra 30 ore. Più che altro perché dopo una specie di votazione a bordo è venuto fuori che dei miei panini ne avevano le piene, avete capito? E poi scopro che con la scusa di aver prenotato il ristorante abbiamo anche prenotato il posto barca per la notte. E questo non mi dispiace affatto, ma prima di arrivare ad Otranto di acqua ce n'è ancora tanta e dobbiamo prima oltrepassare il golfo di Squillace. Il golfo è situato sulla costa ionica calabrese, si estende da Punta Stilo di Monasterace fino all'isola di Capo Rizzuto. C'è un famoso detto tra noi marinai che recita: il golfo di Squillace dove il vento metace ed il mar non trova pace. Un tratto di mare molto impetuoso, dove non esiste alcun porto naturale e per questo mantiene una pessima fama a causa dei naufragi che si susseguono davanti alle sue coste. E come accadde ad Ulisse di colare a picco in fondo al mare, lo stesso accade a tantissimi malcapitati come lui. Questo perché la zona del golfo è spesso battuta da forti venti provenienti dal Tirreno e diretti verso sud, venti che si arrampicano al di sopra dell'Appennino calabro per poi discendere verso il golfo di Squillace creando onde di risacca molto violente e raffiche di vento incostanti. Un tratto di mare da pelo sul petto e noi lo attraverseremo questa notte e sarò proprio io al comando perché Ivo, dopo l'after della scorsa notte, è crollato lì al solito posto. Ed anche stasera a Nettuno non sto per niente antipatico. Attraverso il golfo con tanta tranquillità, mentre una leggera brezza ci spinge ed il canto del motore ci accompagna lungo tutto il tragitto. Eh sì, lui suona sempre. Vedete gente? In questa scena c'è ancora quella cosa lì che non quadra. Ivo è sempre lì. Ho pensato anche al peggio. Volevo punzecchiarlo o far rumore con il secchio, ma mi son fatto i fatti miei. Quella vocina mi ricorda sempre che è anziano, ma io sono curioso e alla fine gliel'ho chiesto. Ivo, ma dormi su perché non ti fidi di me? La risposta mi ha scioccato. Veramente dormo su perché ho un'infiammazione al tendine e non riesco a fare le scale. Tutto qui, cioè, quindi io non c'entro nulla. Allora, anche lui riconosce la nostra colleganza. Meno male che non gli ho fatto lo scherzo con il secchio. Dormire e riposare da giorni solo su una sedia non dovrebbe essere il massimo. Alla fine sarei stato veramente una merda. Tutto procede senza intoppi. Per tutto il golfo di Taranto non è successo praticamente niente. Ho studiato il portolano, ho preso il sole ed ammirato per ore il nulla intorno a me. Poi, finalmente, terra all'orizzonte e noto che ci sono altri velisti che si divertono con i loro giocattolini, fino a quando, a Santa Maria di Leuca, una bagnarola a noleggio mi fa fare un balzo per aiutare Marco a virare. E questo decide di farci disegnare i cerchi in mezzo al mare perché non ci ha dato la precedenza. Non si possono dare a noleggio imbarcazioni senza almeno spiegare le precedenze, e soprattutto proprio durante quelle poche miglia in cui stavamo andando esclusivamente a vela, a relax da quel canto di motore che poi abbiamo comunque dovuto accendere per schivare quella bagnarola. Giochi finiti, abbiamo virato nel canale di Otranto per risalire verso casa. Che ve lo dico a fare, con vento contro, il mare ha iniziato a farsi sentire con onde alte 2 metri. Abbiamo ballato la samba e la barca spruzzava acqua come alcune donne inquisiti lì. Abbiamo ballato fino alle 18 corseggiando la lunghissima Puglia. La Puglia, ragazzi, è lunghissima. Fino a quando, shakerati a dovere, siamo giunti al Marina. E dopo una cena abbondante c'è ancora chi scava tra l'insalata per trovare qualcosa da mangiare.
La sosta in porto della scorsa notte ha fatto molto bene al nostro piccolo team. La cena e quei bicchieri di vino in tutta tranquillità ci hanno fatto rilassare da tutta quella tensione che la navigazione porta con sé. Adoro conoscere le persone e soprattutto mi piace sentirle parlare, specialmente dietro un bicchiere di vino, in pieno relax, per ascoltare i loro punti di vista. E dopo aver scoperto che Ivo non ce l'aveva più con me, mi sono tranquillizzato. Lui ha parlato tantissimo ed è venuta fuori anche la sua passione per le regate, degli allenamenti in mare in condizioni difficili, manovre di emergenza, trucchi e strategie per far correre la barca in qualsiasi condizione. E Dio vuole che proprio al di fuori del porto di Brindisi se ne stava svolgendo una. Il suo volto sprizzava di gioia ed aveva un sorriso fin sotto agli occhi e quell'infiammazione alla caviglia sembrava già scomparsa, peccato non potervi partecipare. Era lì, in piedi, fermo ed immobile tutto il tempo, avrà detto al massimo 3 parole. Secondo me stava pensando alla regata. Scontiamo per un'ora la punizione verso il benzinaio che abbiamo disturbato di domenica a pranzo. E poi finalmente... Benzinaio? Per tutto il giorno ho ascoltato le sue imprese sportive, mi ha raccontato dei suoi podi alla Barcolana, delle regate in Sicilia, della raffica di vento che l'ha portato a vincere la prima di Vieste. Piano piano mi stavo affezionando a lui perché vedevo quanta passione impiegava nel raccontarmele. Ultima notte a bordo, tutto bene, fino a quando non sentiamo questo. Niente, no? Va. Sarà la sensazione di Ivo. Succiato qualcosa, mica preso... Siamo al buio, in mezzo al mare ed abbiamo urtato qualcosa. Prendiamo le torce e ci dividiamo per ispezionare la barca, sperando di non trovare alcun danno. Mi tuffo nel gavone di prua e fortuna vuole è tutto ok. Nel frattempo Ivo e Marco hanno già smontato paglioli e controllato le sentine, anche da loro tutto ok. 20 minuti dopo l'urto siamo ancora alla deriva, decidiamo di ripartire con molta calma, controllando la barca fino al mattino. Viaggiare di notte è un tabù, c'è chi non ha problemi a viaggiare al buio e chi al buio invece preferisce la quiete del porto. Dicono che navigare di notte sia pericoloso ed il pericolo è dietro l'angolo e se di angoli in mezzo al mare non ce ne sono, qualche angolo rischi di prenderlo. Ma di notte, se alzi la testa al cielo, hai le stelle e la luna ad illuminare il tuo tragitto. Noi ci siamo fidati proprio di loro e con la fortuna avuta finora un pegno l'abbiamo dovuto pagare. La luna non si è mai vista ed il cielo è sempre stato velato. In questo tratto di mare è facile incontrare qualche enorme boa degli allevamenti marittimi sequestrati che vagano alla deriva. Noi abbiamo avuto la certezza di averlo urtato solo dopo il rientro in porto. Viviamo in un mondo dove gli affari sono più importanti del territorio, più importanti delle persone stesse. Stiamo distruggendo un mondo con la convinzione che accumulare soldi e ricchezze sia il vero premio, senza considerare che la vita è breve e che la vecchiaia sopraggiunge proprio quando iniziamo a non poter fare più quelle cose che il nostro cervello è ancora convinto di fare. In questa avventura ho imparato che se dai per scontato qualcosa, quel qualcosa che per te potrebbe essere ormai normale, per qualcun altro potrebbe essere il desiderio che è in ginocchio, lo stia implorando a Dio. In questi video mi piacerebbe potervi donare queste mie esperienze di cui ne sono grato e soprattutto spero di potervi dare uno stimolo nel voler fare quel passo in avanti per raggiungere i vostri obiettivi.
La vela è il mio passo in avanti che ho fatto per risollevarmi dal mio ultimo tumultuoso decennio. Questo percorso mi ha portato a crescere, a migliorare ed a conoscere persone fantastiche. Ed il solo pensare che la vita sia veramente corta, che il nostro corpo invecchia molto più velocemente del cervello. Ragazzi, questa è la fregatura che mi sta portando a prendere decisioni molto più importanti nel settore della nautica e che prossimamente vi mostrerò proprio qui sul mio canale. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certain